torna equipaggio. Caffettino time e facciamo colazione. Contenta che c'ha le cucce in vari punti del camper. Alla cappone, amore, anche tu. Dopo la colazione time facciamo il reset time del camperozzo. Pulizie, messa a punto e via, come sempre. Aspirapolvere, panno, straccio e tutto. Pippo, tu non fare arrabbiare perché prendi botta oggi, mi sa. Sei sulla strada giusta. Ti meno e ti mando dalle suore, vuoi vedere? Vai in collegio. Reset pulizia è fatto. Ora iniziamo a fare qualche lavoretto. In primis monto la griglia perché l'ho già vista in giro e prima che si rovina è meglio farlo. Poi vado a fare i fari davanti, poi mi taglio i legni per le batterie, poi devo cambiare le pastiglie, poi devo fare olio e filtro, ma devo andare prima a comprare l'olio. Se no, tolgo l'olio e vado senza olio. Quello mette male. Mette male. Potrebbe essere un'idea per pulirlo bene però. Quindi in primis vado a montare la griglietta qua. Bisogna svuotare tutta la dinette per togliere che è incastrata da dentro e capire intanto come fissare il tubo per non farlo andare in giro, anche se più o meno dovrebbe star lì fermo. E poi gli mettiamo questa che tra l'altro si può anche chiudere e aprire. Quando non lo usiamo. Quando non lo usiamo si può tenere chiusa perché abbiamo notato che questa, avendo anche le alette ora così, c'entra tutto lo sporco, c'è un zozzume lì dentro impressionante. Iniziamo i lavori. Griglietta messa. Tac, tac. Primo lavoretto fatto, ora vado a fare i fari. Chiudiamo tutto qua e andiamo assieme a fare i fari, così vediamo il risultato poi. Iniziamo con i fari. Questo è il prodotto che ho preso al Mercadona. Si chiama algodon magico, un cotone magico. Io l'ho aperto e dentro proprio c'è questa forma di cotone già imbevuta con qualcosa. Lo strappi a pezzi, freghi il faro e poi passi un panno pulito. Peggio di così non penso che diventino, sono già brutti, quindi al massimo possono solo migliorare o rimanere come sono. Proviamo, vediamo cosa succede. Secondo me sono cotti e non si ci fa più il miracolo, non si ci fa più niente, però la speranza è l'ultima a morire, dicono, no? Quindi ci proviamo e se no appena li trovo in offerta li cambierò e via. E sono proprio brutti, lo rendono più vecchio. Non è cambiato niente. Bocciato, lavoro non riuscito. Chissà se funzionerà per qualche lamiera, ma non per questo lavoro qua. Fari abolito. Cambiamo le pastiglie e poi devo andare a riattaccare questo pezzo di fascione perché si è staccato di qua, si è rotta la plastica, devo rifargli un qualcosa perché sennò quando apre la porta striscia qua e si spacca poi tutto. Prima che si distrugge bisogna fissare anche questo. C'è sempre da fare anche su quattro ruote. Cosa ci serve per fare il cambio di pastiglie sul nostro Ford Transit? In primis il crick, poi io ho un sistema che lo tiro su con questa chiave qua e con questo qua
lo metto lì sotto e me lo tiro su. Pastiglie nuove compatibili per il nostro mezzo, chiave dinamometrica per tirare giù i bolloni della ruota e poi per la pinza per cambiare le pastiglie. Poi io devo adoperare un po' di questa pittura antiossidante che mi dà fastidio utilizzarla, ma devo farlo, che è nera, per pitturare gli ammortizzatori che sono quelli della Oma verdi. Perché devo pitturarli? Perché siccome devo andare a fare tra poco l'ITV, ovvero la revisione, non vorrei che li vedono verdi, non capiscono, non sanno e mi bocciano all'ITV e sono rovinato. Quindi dandogli il nero loro non se ne accorgono che li ho camuffati, tra virgolette, e cosa devo fare, ragazzi? Poi ci armiamo di guanti e di varie chiavi per la pinza. Dovrebbe essere una 13 se non ricordo male, però io ho preso tutta la cassetta così faccio prima. Buona, iniziamo col tirare su. Prima di tutto molliamo i bulloni, che è una 22 se non ricordo male Ford. Li molliamo appena appena, poi lo tiriamo su, tiriamo giù la ruota, la mettiamo sotto e facciamo il cambio pastiglie. Niente ragazzi, niente cambio pastiglie perché il crick mi ha abbandonato, si è rotto, non tira più sul camper, cioè proprio rimane giù, non va nessuno giù, nessuno giù, nessuno giù, non fa più niente. Lo rifaremo un'altra volta, non è un problema, ma quello che vado a fare è fissare intanto questo, così una cosa in meno. Speriamo che almeno questo riusciamo a farlo. Cosa è successo? Si sono spaccati di nuovo gli attacchi qua, quindi ora tolgo le viti con questi qua e poi ci rimetto questi per tenere il pezzo di plastica che si rifinisce, però poi ce ne metterò altre due, mi sa, nel mezzo, che lo tenga più fermo, perché sotto non posso. O vediamo se me ne metto anche una sotto. Boh, è tutto rotto qua. Cerchiamo di ripararlo al meglio, dai. Qui c'è il buco più grosso, quindi bisogna optare per una misura più grossa. Vediamo se si chiude la porta, perché c'ha la testa un po' più grossa, non vorrei che... Buono, da qua non dovrebbe più scappare, quindi è un'altra cosa in meno da fare, cioè, più che meno da fare, un'altra cosa sistemata. Questo lo mettiamo via, questo lo buttiamo che sono brutto ormai, questo lo mettiamo qua, ricontrolliamo che si chiuda bene. Ok, bene, che siamo? Diciamo, i lavori non sono iniziati proprio bene, perché i fari non è cambiato niente, quindi bocciato. I freni, si è rotto il crick, quindi non l'ho potuto fare. Sono solo riuscito a riparare lì il fianchetto laterale e mettere la griglia. Ora vediamo se riusciamo a sistemare l'autoradio e poi quando arriverà quella giusta la ricambierò, però almeno non si muove, non sballottola, non fa cose strane. Allora, cosa ho fatto? L'autoradio sono riuscito perlomeno a bloccarla. Non ho capito cosa aveva, ogni tanto saltava. Ho ricontrollato tutti i cablaggi, erano tutti ok, quindi boh, sarà la radio che è impazzita. Ancora è ferma, bloccata. Ho messo dove c'era leggermente qualche cavo che poteva darmi sospetto di qualcosa, gli ho messo il nastro, ma non era quello il problema sicuro, non lo so, vabbè. Fatto sta che la mensa ha chiamato. Oggi siamo soletti io e Jessica a pranzarci, ha fatto un bel piatto di pasta ragù. Non mi devi ruttare in faccia, perché il Christian è uscito con i suoi amici, che è andato all'Alora, allo skatepark, e probabilmente dopo, visto che siamo quasi a tiro di fare carica e scarico, là c'è un'area camper e ne approfittiamo, magari andiamo su, lo riprendiamo noi per portarlo in giù, così non viene in treno, perché per andare all'Alora deve fare lo scambio. Non è quello il problema, è che ci vuole un'ora e mezza. No, però già che tanto dobbiamo fare. Andiamo su, facciamo carica e scarica, ci facciamo le docce, lavo Pippo, si lava poi anche lui prima di venire in giù, così partiamo belli puliti e in ordine. Ora mangiamo, che è meglio. Ho messo il timer.
Che bello quando c'è il sole così. C'è un sole, ragazzi, che sta scaldando. Si sta da Dio. Ora andiamo a buttare il pattume. Adesso poi me ne vado a spiaggia tutti i giorni. Tintarella di luna. Oh, che bello. Faccio la tintarella di luna, mi metto con le tette di fuori per il zoomino. E qui facciamo visual, E vai, di visual! Per fare visual o sei finto o sei nudo. E bisogna far così. Ma che cavolo ce ne frega a noi. Guardate che sole che splende. Boh, andiamo a buttare un po' di pattume. Oggi alleggeriamo casa su 4 ruote di un paio di chili di criche da buttare. Sei contenta che alleggeriamo casa su 4 ruote? Poi devo tagliare un attimo i legni ancora, così ci ritogliamo di mezzo. E poi andiamo a far carica e scarico. Legni li facciamo dopo, domani. E se mi faccio la doccia poi mi rinzozzo, cioè. Perché devi tagliare 2 legni. Eh? Devi tirare giù il tavolo, fare. Tanto è presto, dove devi andare? C'hai l'ansia. Prendi sta roba, vai, invece di... E io sto registrando, Muoviti. Mica posso portare, poi tu mi registro te, vedi? Madre. Io sono il regista, vedi, faccio le inquadrature dal basso mentre tu cammini, zoomo indietro, zoomo avanti, Guarda, te lo tiro esco da dietro la palma. Te lo tiro in testa. Vedi, mi nascondo qua mentre tu Ora te passi. lo tiro in testa. Vedi, poi c'è qui c'è un altro albero. Anzi no, ci andiamo a mettere qua, così siamo più lontani e portiamo per meno tempo il pattume. Sotto la palma qua. In avventura. Lì. Sono arrivata fino alla Oh. spazzatura alla fine. Vedi, io faccio il regista, La spazzatura che ho fatto andare a caricata. Ma se ancora ce n'è strada ad arrivare al pattume, dai, dammi il crick. Ce n'è ancora di strada, non siamo arrivati. Mamma mia. Ci siamo? Partiamo? Andiamo? Via. Tutto a posto. Frigo chiuso, mobile chiuso, armadio chiuso, cassetti chiusi. Tutto posizionato per non cadere, ma tanto qualcosa accadrà quando poi ti muovi. Buono. Anduma che anduma. E Bernice, ora ti toglierò. Ti chiudo la porta, ti tolgo il sole. Tu stai bene lì così, no? Mezza al sole, mezza no. Sei una birbantella, sei tu. Monnella. Siamo quasi arrivati alla Alora. Ora vediamo se non è... Che ora è? Sono le 3:30, magari ci facciamo 2 passi. Andiamo a vedere Christian, facciamo vedere lo skate park di Alora. Che dici? Ce ne voglia? Poi scendiamo, ci facciamo la doccia. E poi Christian quando arriva se la fa anche lui, facciamo carica e scarico, come Sì, ce la fare. Cristian però se c'è un suo amico magari se lo fa. Vabbè, sì, è vero. E intanto magari ci portiamo il drone perché c'è un bel castelletto secondo me da far vedere qua. Quindi vediamo se ci fa volare, se è tutto ok. E là dietro rimane. Non so se rende l'idea della pendenza di questo paesino quanto è in salita. È ripidissimo. Dobbiamo girare di qua noi, Andiamo alla scoperta di Alora. Già che siamo venuti fin qua, la scopriamo. C'hanno le botti sul tetto dell'acqua come al sud Italia. Non tutti. Qua c'è la prima piazzettina, salendo su dal parcheggio. Carino come posticino, solo che in salita così, troppa salita. Che mi sa che è la stessa piazzetta che ci ha fatto vedere la Roberta e Claudio quando sono venuti, che erano seduti in sto barretto, mi sa. Ma noi dobbiamo tornare in su però. Stazione ferroviaria, a 1 chilometro in giù di qua. Ce la sono fatta una bella pezza di salita. Vabbè, sì, perché è venuto oggi Christian con un suo amico da Torremolinos fino a qua per cambiare skatepark. Ora andiamo a vederli assieme, tra l'altro con un ragazzo italiano oggi mi sembra. La chiesetta di Alora, chiusa anche la chiesa di domenica, iglesia della Veracruz. Su di qua, su dritto, c'è un balcone tipo del vista. Se si vede qualcosa non si vede niente. Poco e niente si vede. Se della vallata sembra Butera. Però è un po' più secco, qua è più verde. Qui qua le case forse sono tenute Un po' meglio, sì, vabbè, su quello sicuramente. Però questa vallata così sembra un po' lì da mia nonna.
Chissà se riusciremo a farlo vedere in qualche video e poi vediamo se qualcuno che ci segue veramente vedrà e dirà: è vero, avevi detto quella frase. Vediamo, dai, vediamo. Andiamo dal Christian. Qui c'è la fermata dei taxi. Sì, che vagamente, però sembra anche magari Pueblo Micas alla fine. Sì, sono tutti un po' così uguali. Le strutture, il come sono strutturati tutti uguali, ecco. Bianchi, a viuzze, questi mosaici, sono un po' tutti stile mezzo arabo. Eh sì. Chi si ricorda quando eravamo su al nord della Spagna che avevo fatto vedere una cosa dove ho detto cavolo, in Italia durerebbe ben poco, e in tanti mi avete commentato che in alcuni posti c'è e funzionano. Bene, siamo al Alora, all'ayuntamiento di Alora vicino a Malaga, e anche qua sono stati vandalizzati come succederebbe anche in Italia, non c'è più niente di attaccato. Questo per dire che anche la Spagna non è tutta rose e fiori come potrebbe sembrare o uno pensare, ecco, ci sono anche qua le zone belle e le zone diciamo brutte, se si può dire brutte. Dobbiamo scendere giù. E al nord, boh, magari l'avevano messo da 2 giorni e stava lì, però in tanti anche mi hanno detto che al nord sicuramente resta lì in ordine e che in Andalusia no. Io in Andalusia non l'avevo mai vista, infatti ora l'abbiamo vista assieme ed è stato vandalizzato, quindi aveva ragione gli spagnoli che me l'hanno detto, sì. Dai, 500 metri e siamo arrivati. O sono laggiù. Dovremmo essere arrivati dallo skate dove c'è Christian, ma non lo vediamo. Quindi o si è nascosto perché ti ha visto lui che sei qui già dal coso dell'app, o è laggiù il Cri. C'è un altro pezzo di pista. Eccolo il mini bro. No, l'ho comprata. Però ha già detto che qua non gli piace, non è uno skate park bello. Là però c'è pieno di bambini più piccoli, quindi non se la sentono. Entra questo trapezio. Quello lì che è grosso, solo pollo e vitamine. Scusa, ma il treno dov'è la fermata? A 2 chilometri. Ah, ok, laggiù. Andiamo a vedere 2 trucchi, se fanno qualcosa. Fa paura, fa. Saltare da una parte all'altra lì? No, non questo. E cosa? Con un trucco. Aspetta, aspetta. Perché c'è poco spazio e c'è la brandiglia. Cas. Entra, entra. Entra. No, non entra. 20 anni che vai su sto motopicco e non riesci a fare un Non trucco. entra lì. Lo faccio io, ti faccio vedere la prima, lo faccio. No. Quella parte lì l'hanno fatta nuova adesso, perché prima non era così. Lo stanno ancora finendo. Sì. Ora vi facciamo vedere l'amico del Christian che si tira il backflip. Vediamo. Ci mettiamo qua. Diceva tirare, Alejandro. Quanto kill l'ho fatto? 360. Al sole no, eh. Siamo tornati in camper. Jessica si prepara per andarsi a fare la doccia e io nell'attesa vado a volare un pochettino e vediamo se riusciamo a farvi vedere qualcosa dall'alto di Alora. Jessica, fai vedere belle cose con il drone, eh? Mi raccomando, io cerco di volare al meglio. Devi farmi delle belle cose. No? No? Va bene, sempre colpa mia. Dai, andiamo a volare, va.
Doccetta fatta, barba, capelli, fatto tutto. Ora facciamo il carica e scarico e poi andiamo a recuperare Cristian e il suo amico e scendiamo in giù. Dice il carica e scarico. Ora mi ci vado a mettere con il sedere, così scarichiamo e nel mentre carichiamo. Il bello della tecnologia è che quando fai manovra, da lì vedo dietro che non prendo la macchina e da qua vedo dove poter scaricare le grigie senza problemi. Ora arriviamo sul tombino, ci siamo quasi. Ecco, così dovremmo essere perfetti. Facciamo il test, apriamo. Che precisione. Ora vado ancora un pelino indietro, così va direttamente proprio nella griglia. Ok, così. Che precisione, ragazzi. E da qua si vede dietro. Andiamo a caricare ora, va. Operazione smottamento conclusa. Riempito, svuotato. Andiamo a recuperare il bro. Ciao allora, grazie di tutto, ci vediamo alla prossima. Arrivati? Già che abbiamo accompagnato l'amico di Christian a Benalmádena, ne approfittiamo per fare il pieno. Hanno finito il diesel normale, abbiamo fatto il plus al prezzo del normale a 1,388, 70 euro messi. Beh, non eravamo vuoti, però andiamo a pagare. Siamo tornati alla base, stiamo preparando per la cena. Qui c'è il vostro amico Besugo Pippotto. Stasera facciamo un'insalatina, quanto vedo, mista di tutto e di più. Di tutto e di più, ni. Ci metti il tonno, c'è il mais. Qua c'è il mais. No, non è mais, sì, è mais. Ci ho messo le uova, cetrioli, Tonno, mais. E il mini bro cosa mangia? il toast. S'arrangia. Si fa un piatto di pasta. Ciao pulcino. Hai fatto bagnetto, amore? Abbiamo fatto bagnetto oggi, amore. Sei contento che hai fatto bagnetto, amore, col tuo papà? Ma è ancora un po' mezzo bagnato o sbaglio? Un po' umidiccio. Scaldiamo un po' l'ambiente, c'è il freddo, c'è più di noi freddo. Ti metto dalla bocchetta dell'aria così tanto la proviamo. Sì, perché è bagnato mio bambino, se no poi ci viene la bimbi e ci viene freddo. A questo anatroccolo. Oggi la giornata è stata piena di cose fatte, più o meno. Iniziate, ma poi per problemi terzi, per forze maggiori non potute fare. Però alla fine la giornata l'abbiamo passata, dai, l'importante è quello. In amore e fantasia. Non l'hai sentita questo? Non lo so. La sei inventata? Io mi invento tutto. Buon appetito. Buon appetito. Bro, si mangia il toast. Anche oggi siamo giunti al termine, ragazzuoli. È finita la giornata, è finita la settimana, è finita la batteria della GoPro, è finito tutto. Ora svuotiamo la GoPro e me ne vado a nanna, perché è tardi. Abbiamo risposto a un po' dei vostri commenti che è uscito un video. Ci vediamo domani con una nuova settimana e nuovi lavori e nuove cose da fare. Vamo.